Ragazzi, sono Mocio. Io sono il nerd della pizza. E questo è Pizzology. Allora, cos'è Pizzology? Praticamente ho voluto entrare anche qui proprio ma cannone nel mondo della pizza. L'ho fatto con il nerd della pizza, ragazzi. Andremo a rivedere i classici del mondo della pizza, ma vedremo punto come andare a fare degli impasti perfetti e come creare dei topping, delle guarnizioni che saranno delle vere e proprie opere d'arte. In pieno stile nerd, giustamente. E oggi abbiamo deciso di toglierci subito i sassolini dalle scarpe. Oggi faremo una sorta di trancio. È una pizza che a me piace parecchio perché ricorda... Ehi. Ah, c'è l'ananas! Sì, scusa, stavi dicendo? Prodotto tipicamente italiano, come l'ananas. Sostanzialmente è una tipologia di pizza a cui sono molto legato perché la trancio alla milanese, qui con qualche rivisitazione d'obbligo. È una pizza alta, con un'alveolatura molto fine, molto distribuita, che sarà molto soffice, con una bella crosta croccante. Perfetta per iniziare con te, perché devi sapere che arriva dalla Sicilia, dallo Sfincione, e ha un parente lontano nella tua cara America, la classica Sicilian, che è una di quelle pizze che io adoro mangiare quando sono soprattutto a New York, che è molto fornita di questo tipo di pizzerie. Naturalmente partiamo, l'ho detto, grintosi con la pizza hawaiana. Però occhio perché il nerd mi ha cazzato subito. Gli faccio facciamo io la hawaiana. Sì, ma comunque topping curati, perché a parte gli scherzi comunque l'ananas è un gran prodotto, basta equilibrarlo bene. se l'ha fatto Franco Pepe, che è solo il pizzaiolo più bravo Renato italiano, Bosco. lo possiamo fare benissimo anche noi. Quindi bando alle ciance e partiamo dall'impasto. Io faccio la tua valletta adesso. Mi servirà 1 chilo di farina. Questa è una 0, forza 300-330. Cosa vuol dire forza? La forza sostanzialmente è uno dei primi indicatori da andare a considerare nella scelta di una buona farina. Ragazzi, non andiamo a prendere cazzate al supermercato. Io prendo sempre quella con la bandiera americana. Perfetto. Siamo pieni zeppi di farine, quindi è anche sbagliato andare a prendere qualsiasi farina. Ingrediente numero 2, l'acqua. 550 grammi. Solitamente tutti cercano queste altissime idratazioni, bla 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 bla. Per usare un altro francesismo, una cazzata rimane. Ogni impasto richiede le sue... 2 minuti di video, stiamo già distruggendo tutto. Vabbè, okay. Sostanzialmente l'idratazione deve essere commisurata al prodotto che andiamo a fare. In questo caso faremo una sorta di focaccione morbido, con un'alveolatura molto fine. Ci serve in realtà un quantitativo di acqua molto limitato. Proseguiamo con quello che è stato il prodotto più venduto degli ultimi 12 mesi, che è il lievito. Qui come sono le scuole di pensiero? Lievito madre, lievito... In realtà il grosso problema è che il lievito madre ha una gestione anche complicata. Il lievito di birra non dà assolutamente nessun tipo di problema, basta usarlo correttamente. Qui vedo un altro ingrediente che... Malto diastasico. Il malto serve in realtà come ingrediente per aiutare la lunga lievitazione, le 3 fasi di lievitazione che avrà questo particolare impasto, e serve, oltre a dare contenuto di zuccheri aggiuntivo, anche a una carica enzimatica che ci aiuta a scomporre questi zuccheri e a dare nutrimento al lievito continuamente. Non utilizzate zucchero, miele, non sono dei sostitutivi. Se non avete il malto, fate a meno. Sale. È solo un ingrediente che dà sapidità, ma serve anche a dare, diciamo, un limite al lievito, a tenerlo a bada, mettiamola così. Naturalmente in descrizione vi lascerò poi le grammature, perché se no il nerd mi ammazza, tutto preciso per ottenere questo impasto. Vai con l'impastamento, l'impastazione, non so. Questo è un impasto semplicissimo perché si può fare tranquillamente a mano. Idratazione bassa. Partiamo proprio da una farina in un qualsiasi contenitore, sbricioliamo il lievito, potete anche mischiarlo all'acqua uguale. Prendi il lievito, mettigli lo zucchero, perché se no non si... Bisogna essere nerd sulle cose che servono. Malto tutto dentro. L'unica cosa che non inseriamo subito è il sale, perché Bravo, lo so, perché se no blocchiamo subito. inibisce una parte dell'azione del lievito. 550 grammi d'acqua, ne teniamo proprio un filino, la mettiamo quasi tutta senza problema, quasi tutta. Sì, tanto è pochissima acqua. Per essere più comodi, ciotolona bella ampia, mi raccomando non le cosine striminzite. Una mano la tenete pulita, girate la ciotola. All'inizio andate belli grezzi, quindi
Qui l'impasto è molto semplice, non è la parte più importante, vedremo dopo, e sarà la lievitazione. Abbiamo iniziato a impastare grosso modo quasi tutto, aggiungiamo il sale tutto insieme e l'ultimo goccino di acqua giusto per aiutarci a scioglierlo. Quando avremo una consistenza abbastanza omogenea diamo l'ultima chiusura, ci vorranno a mano 10 minuti. L'importante è continuare a girarlo e portarlo dentro. Quando si inizia, ragazzi, il grosso, diciamo, del limite che ha la gente è che tende a avere paura degli impasti, paura di sporcarsi le mani. In effetti partire con un impasto così semplice è la cosa migliore, esatto. La pizza non è buona se è idratata, la pizza è buona se è fatta bene. Ci siamo quasi. Adesso l'impasto ha questa consistenza, lo lasciamo ripasare magari un 5 minuti, giusto per lasciarlo lavorare da solo un secondo. Finiremo di fare 2 piccole pieghe, faremo Lo dividiamo. Ok, ci vediamo dopo. Back dalla prima lievitazione. 10 minuti in ciotola, lo tiriamo fuori, ok, lo mettiamo sul piano. Mi raccomando, ragazzi, i contenitori lavateli subito perché l'impasto incrostato è una delle cose più odiose del mondo. Gli diamo qualche piega, quindi lo arrotoliamo su se stesso, poi ce lo mettiamo con il taglio nell'altro senso. Cazzo, il nerd c'ha la mano, raga. C'ha la mano! Non abbiate paura se è un po' grezzo, eccetera, eccetera. L'impasto qui è forse la parte meno importante di tutte. Dico una cosa stranissima. Arrivati a questo punto lo dividiamo in base alle teglie che avete. Questo impasto, tendenzialmente il quantitativo vale per... Come faccio a capire quanto impasto mi serve in base alla teglia? C'è la tattica. Basta che voi prendete la teglia, fate lato per lato diviso 2. Quindi 30x40, che è la classica teglia che avete in casa, diviso 2 e viene la misura. Se la volete leggermente più spessa, aumentate di qualcosina. Tenete conto che 30x40 è 1200, diviso 2 è 600. A me piace leggermente più spessa, li faccio da 650. Anche se arrivate a 700 non è un problema, non esagerate, altrimenti rimane troppo compresso l'impasto, ok? Ma le tonde? Allora, 30 cm di teglia, R quadro per pi greco. Più o meno verranno fuori un 350-400 grammi su giù di lì, ok? No, sì. Ok, cosa facciamo con questo impasto? Senza maltrattarlo troppo, lo dividiamo, qui andiamo ovviamente a occhio, gli diamo un'altra piegatina dal lato aperto, l'importante è che non ci siano punti troppo chiusi, gli date un'aggiustatina, se non è ancora ben levigato aspettate un attimino, l'ho lavorato ancora, l'impasto lo prendete, oliate 2 contenitori, mi raccomando ragazzi che siano almeno il triplo del volume perché io vedo su Facebook questi ET giganteschi, contenitore, ne prendete uno, va bene anche una ciotola, l'importante è che tenga almeno il triplo del volume, ok? Quindi gli date un'oliata, mi raccomando anche alla parte che andrà poi sopra perché questo è un impasto poco idratato, c'è il rischio che faccia la pelle, poi lo girate, altro contenitore, ovviamente non sto a dirlo, contenitori a chiusura ermetica perché sennò vi fa la pelle in 448. Questo è un impasto poco idratato, quindi è un attimo che vi fa la pelle, se la dovesse fare non allarmatevi, vi inumidite un pochino la mano con un pochino di olio, un pochino di acqua, la passate dove ha la pelle, la togliete e ribaltate l'impasto in modo tale, questo è un impasto con cui lo potete fare. Altri impasti diventa un po' più complicato, ma in realtà è l'unico che ha problemi grossi di pelle, questo perché è molto poco idratato. E niente, lo chiudete ermeticamente, chiedo al mio assistente. Suono della mura ai tempi del Medioevo. Un'oretta più o meno a temperatura ambiente, dopodiché potete lasciarlo in frigorifero finché non triplica, ci vorranno un 18 ore. Quindi ci vediamo tra 18 ore. Ciao. Non avendo ovviamente 18 ore di attesa, l'avevamo già fatto, anzi l'aveva già fatto ed è pronto per essere messo in teglia. Abbiamo scelto una teglia tonda perché? Perché andiamo ad utilizzare oggi il nostro forno pizzaiolo Smart Oven della Sage, per cui ha la predisposizione per una teglia tonda, ma tanto noi con i calcoli del geometra di Archimede abbiamo fatto tutto, andrebbe oliata. Quindi olio extravergine d'oliva come tradizione. Italiano, olio extravergine di oliva, triplo carpiato, stonf, ci mettiamo il burro noi oggi e quindi ci mettiamo una dose, tra l'altro anche abbastanza ho indurato la metto qua. In questo caso andremo a cuocere una focaccia pizza bianca, termine tecnico perché lieviterà in teglia, quindi la chiamiamo pizza per associazione visiva noi oggi, ma in realtà tecnicamente sarebbe una focaccia. La chiamiamo pizza anche per darvi un po' fastidio in realtà. In questo caso va bene una teglia di alluminio, l'importante è che sia una buona teglia, va benone per questo tipo di pizza, la classica antiaderente che avete in casa. Stendiamo l'impasto. Semola rimacinato di grano che ci fa meno attrito col piano di lavoro, quindi ribaltiamo direttamente il nostro bel panetto che è lievitato 18 ore. Bello sofficione, e noi adesso
Quindi andiamo a prendere il nostro impasto, gli diamo un pochino di aiuto, qua faremo una teglia tonda, quindi aiutatevi un pochino a dargli la forma, lo girate, la parte sopra ritorna ad essere sopra, ok? E gli diamo un pochino una piattita, ok? Così evitato, quindi deve stare bello. Da lei non me l'aspettavo questa. Il mattarello! Ragazzi, il mattarello! Mettiamo le cose in chiaro, il mattarello va usato per forse 2 tipologie di pizza, tra cui questa. Ma perché? È proprio una cosa da nerd. Anche già vi vedo nei commenti. Hai distrutto gli studi di lievitazione. No, anzi, è ancora meglio usare il mattarello perché ci darà una distribuzione molto più uniforme una volta che la pizza rilieviterà di nuovo. Ve l'avevo detto io che ci voleva il mattarello. Okay. Pizza stesa, andiamo a metterla in teglia direttamente, eccola qua. Tue misure devo dire che erano... Sono il giotto della Sembra che pizza. lo fai di lavoro. Ma se volete diventare dei veri nerd della pizza vi consiglio di seguirlo su Instagram e su Facebook, il nerd della pizza. Un girino d'olio, lo coprite con la pellicola e lo mettete a lievitare 1 ora e mezza più o meno. In forno con luce accesa. Esatto, così vi tiene una temperatura intorno ai 26-28 gradi. Magia? Meravigliosi, ragazzi, guardali qua. L'abbiamo steso sia sulla teglia, quella insomma normale da forno, che sulla teglietta, questa è quella proprio del nostro forno Sage. Per evitare di avere dei bolloni esagerati facciamo qualche buchino. Questo potevamo vendere a 1 milione di euro. Forno ovviamente preriscaldato, questo ha già la funzione per la pizza in padella con il grande manico per non scottarsi. Quindi la mozzarella andremo a metterla dopo. Quindi questa la sposto e andiamo a infornarla nel forno traditional, la nostra produzione. Sulla mozzarella siamo andati bene, devo dire, ci siamo trattati bene. È fior di latte di Agerola questo. Quindi grande proprio... fior di latte, molto buono, molto asciutto perché viene fatto proprio asciugare in filoni e si presta benissimo all'utilizzo per la pizza anche fatta in casa. Hawaiana, ragazzi, ha 2 elementi fondamentali: l'ananas e il maiale. E quando dico maiale dico bacon ultra crispy. Ho già preparato nel forno. La cosa fondamentale però è questa: la salsa segreta all'ananas che siamo andati a fare. Cosa ho fatto? L'ho messo in un frullatore insieme a mezzo peperone che ho fatto scottare proprio sul fuoco. Ho tolto la pelle bruciata e ho fatto questa salsa con peperone, ananas e un pochino di zucchero aggiunto. L'ho frullata, l'ho messa in padella e sono andato ad addensarla con dell'amido di mais. Il risultato è proprio una salsa con una consistenza magnifica. Altro elemento fondamentale era il pomodoro. Qui ci siamo un attimo scontrati perché il nerd mi dice: l'acido con l'acido è il motivo per cui la gente odia in realtà la pizza all'ananas, perché è un grande alimento ma acido più acido cozzano un pochino. Esatto. Perché non andiamo ad usare una salsa barbecue che ha del pomodoro? In questo caso abbiamo scelto la raspberry chipotle di Bulldog, che ormai conoscete benissimo, che ha un retrogusto molto dolce, quindi il pomodoro quasi non c'è, l'acidità diciamo che è molto mitigata da questa dolcezza, anche una notina di piccante che non guasta mai. Piccante che ho voluto inserire di nuovo con dei jalapenos disidratati. Quindi cosa ho fatto? Ho preso i miei jalapeno, li ho tagliati a rondelle, salati e zuccherati e leggermente pepati. Via in forno a bassa temperatura per un'oretta e mezza. In questo caso non li volevo prosciugati, volevo che rimantenessero un po' di quel scrocchiarello, ed eccoli qua, sono meravigliosi. Allora è arrivato il momento di mettere la mozzarella. Abbiamo quindi tirato fuori un attimo la nostra pizza dal forno che già c'è una fame, non te dico. Vai con la mozzarella. Mamma mia! Andiamo quindi a rimettere la pizza in forno. Vai. Per far sciogliere la mozzarella, dopodiché si condisce. Mamma. Mamma mia, ragazzi! No, vabbè, è incredibile. Oh mio Dio! Il burro ha fatto il suo lavoro. Tagliamo e poi condiamo. Esatto, facciamo abbastanza gourmet, condiamo le fette. Salsa all'ananas. L'importante, ragazzi, è che quando facciamo la pizza in modo serio, ogni morso che vi fate ha tutti i sapori. Poi la nostra salsa barbecue. Eccola qua. Ma che bello. No, vabbè. I nostri fantastici jalapeno, quindi ogni fetta poi andiamo a metterne qualcuno. Tocco finale. Sei pronto? Make it rain. No. Vi saluto, ragazzi. Stiamo convertendo un nerd.
l'assaggio, scusi ma io c'ho fame. Mamma mia. Tra l'altro abbiamo perso un paio di minuti per fare le foto, naturalmente, eccetera, eccetera. Oh mamma, sta leggera. Un pasto perfetto, ragazzi. Devo dire che sta hawaiana Vedi che non serve il 120% di idratazione, fa tutto la tecnica. croccante, leggera, dentro è veramente sofficissima, ma poi sta hawaiana, vogliamo parlarne. Cantina bellissima. Cipotle che ti arriva proprio benissimo. C'è un equilibrio di sapori che è fenomenale. Prima il dolce, l'acidino, il grasso che ti avvolge, poi arriva il kick bello piccante che è buono. Questo era il primo episodio di Pizzology, una nuova serie naturalmente. È voluta partire subito così, splendida con la pizza hawaiana, ma abbiamo sfornato un capolavoro, secondo me. Complimenti al nerd della pizza che ci ha regalato un impasto da sogno, veramente da sogno. Non vedo l'ora di fare la prossima pizza con te. Ricordatevi di seguirci su Instagram. Io sono Moccio HF. Io sono il nerd della pizza. Ci vediamo al prossimo episodio. Pizzology. Ciao.